Monica, chiamiamo Guarda, con... Sì. possiamo dire una roba, cioè, perché tra l'altro è da poco arrivato venerdì 17, Mm, ok? lo so bene. È importantissimo. Venerdì 17 è capitato nel primo mese del 2025, ok? Mhm. A proposito del ragno, guarda, ti dico che la situazione è questa. C'è un tavolo rotondo con un tappeto verde. Ci sei seduto tu su una sedia, poi c'è Simone seduto e poi a guardare entrambi c'è il ragno, ok? Il ragno fa movimento tic e fa scendere sul tavolo la carta 17, che sono le stelle. Fa tac e fa scendere la carta numero 5. 5. Il quinto giorno della settimana è venerdì. Che è il Papa. Allora che cosa succede? Il Papa che, insomma, quello che dovrebbe controllare il mondo intero, no? Di fatto Mhm. così è. Mm? Cosa controlla? Controlla le stelle che sono nel cielo. Le stelle cosa fanno? Cioè ci raccontano attraverso la mitologia, perché tutte le stelle, le costellazioni rimandano alla mitologia, ci raccontano che cosa, tutte le trame e i programmi che noi tutti viviamo. Quindi situazioni varie di invidie, di gelosie, le arrabbiature, le liti, i tradimenti, eccetera, eccetera. Ok? Però il Papa cosa vuol fare? Bloccare la conoscenza che noi abbiamo di questa roba qui. Ed è quello che sta accadendo a Simone. Lui ha la possibilità di avere fra le sue mani la carta delle stelle, senza essere controllato dal Papa. Ok? Lo può fare, ma si deve rendere conto che è controllato dal Papa. Papa inteso ovviamente come dominio di assoggettamento. Quindi di vedere che lui è immerso in tutte queste storie. Ok? La madre che sopporta, la madre che è tradita dal padre, lui che tradisce la fidanzata, lui che fa fatica a perdonarsi, eccetera. Sono tutte storie che sono i nostri programmi in cui siamo. Una volta che le riconosci, non puoi avere la presunzione di dire, ah no, vengo io e le annullo, le salvo. No, il suo compito è quello di vederle e di dire io vado oltre. Io scelgo di alzare le mie frequenze e di crearmi delle storie diverse, alternative. No, grazie, io non voglio questi programmi qua scadenti. Ok. In generale, al di là del caso specifico, il valore del venerdì 17 qual è, esoterico, qual è, Monica? C'è la paura del venerdì 17, no? Che poi ha anche un nome, eptacaidecafobia. E sì, come abbiamo detto, ci sono questi due elementi. Allora, il 17 potenzialmente potrebbe essere un numero proprio di espansione di conoscenza. Mhm. Mm? Ehm, Infatti, è come se tu dividessi l'otto è la matrix, in due numeri, l'1 e il 7 è proprio il cambiamento. Quindi noi potremmo veramente trasformare la matrix conoscendola, conoscendo noi stessi e quindi conoscendo tutto quanto. Mm? Mhm. Lo spauracchio qual è? Il venerdì, che è il quinto giorno. Il quinto giorno è il Papa che dice no, tu non devi conoscere. Tu non devi conoscere te stesso, non devi conoscere le regole della Matrix, perché devi rimanere perennemente schiavo, mai libero. Mhm. Quindi questa associazione delle due cose è come il massimo dell'espansione dell'energia volerla chiudere, Mhm. metterci un coperchio sopra. Bene. Mettiamoci un anticoperchio. Io personalmente, anche se non si dice io personalmente, creo un ad eternum anti venerdì 17. Questo momento energeticamente importante, diventa privo di qualunque ostacolo.
da parte di chiunque. Quindi se qualcuno ha fatto qualcosa di importante, tu sai, no, Monica? Mm. Ora viene invaso dall'intera e totale informazione di come stanno le cose. La prima è che lui è Dio. Sì. In qualche modo il valore dell'eptacaidecafobia, della paura di venerdì 17, oggi viene annullato. Per sempre. Papa appeso. Che succede? Succede che le stelle brillano e sorridono nel cielo ed è un altro pezzo della cupola che si stacca. Un pezzo a forma di 17. Va bene.